Quindi per gli ascoltatori di Epinexa, oggi abbiamo il piacere di avere come ospiti Ettore Mandelli, sindaco, e Gemma Cordero, assessore allo sport, del comune di Buonasera. Mena, dove siamo stati proprio al 31 di agosto per il primo smart gemellaggio all'interno di tutto il progetto degli smart gemellaggi di Epinexa. Allora, Ettore, noi siamo stati in questo bellissimo parco per la nona Fitness Marathon e mi è sembrato di capire che era un parco che era appena stato creato, era una zona che non c'era. Quindi questo è stato un progetto concreto a livello di sostenibilità. Puoi magari spiegarci come è nato e che cosa avete fatto per arrivare a questo parco? Sì, in realtà non è appena costruito, ma è stato, diciamo, ideato, voluto, insomma, uno dei promotori sono stato io, ecco, di quel parco. Non è così giovane, ma non è neanche così, perché parliamo del 2017-2018 è stato inaugurato. Io non ero ancora sindaco, ma avevo fatto di tutto perché si arrivasse a questa scelta che va proprio nel filone di quello che può essere considerato il benessere delle persone, perché il luogo, oltre che bello, perché ritengo che sia un parco urbano come avevo detto, per un paese delle nostre dimensioni, quindi un paese di 11 km quadrati di superficie, ma di comunque 3.200 abitanti scarsi, dove lì vicino ci sono scuole, tutte le scuole dall'infanzia alla scuola secondaria di primo grado, non le scuole superiori, per intenderci, però è un luogo di attrazione e dove ci si incontra, è il luogo di incontro, e questo benessere, quindi quando si intende di benessere, si intende benessere non solo fisico, ma benessere dal punto di vista di ogni cosa, quindi la convivialità è uno di quegli elementi che io credo porti del benessere. Ce ne siamo accorti in periodi dove quella convivialità non riusciva, non poteva esserci, e quindi per un certo periodo ce ne siamo accorti, e quindi a un certo punto, quando fortunatamente si è ritornati nelle condizioni di prima, si è notevolmente sviluppato questa cosa, e quel parco, almeno per il comune di San Raffaele Cimena, è diventato un luogo per ogni tipo di incontro, quindi di evento, in quest'ultimo caso all'interno della festa patronale, è diventato un luogo, come lo era già stato lo scorso anno, di attività sportive, con la Fitness Marathon, dove siete intervenuti voi, e poi tutte le attività collaterali che l'assessore allo sport vi spiegherà magari meglio, che sono state fatte e continuano a esserci, sono state fatte in quelle occasioni per presentare il parterre delle associazioni che ricoprono il territorio, e quindi questo è uno di quegli eventi e di quelle attività, ottenere facendo delle cose che condividono, che la gente riesce a condividere e ci si riesce a incontrare. Abbiamo visto una comunità molto attiva, quindi confermo quello che stai dicendo. Quali possono essere, o quali sono state delle difficoltà magari che avete incontrato da parte della comunità, proponendo delle attività e dei progetti a livello di sostenibilità? C'è sempre stata una buona risposta, oppure a volte possono esserci delle difficoltà di ricezione e di comprensione da parte della comunità?
Ma al di là che sì, può anche essere che ci sia sempre qualche magari inizio di scetticismo nel momento in cui si propone qualche cosa che va nel filone della sostenibilità, ma è sicuramente il primo scetticismo proprio nel creare un parco all'interno di un'area collinare verde, forse insomma all'inizio, per dire anche solo questo, poteva porre qualche così dubbio, dire ma perché fanno questa cosa qua, dove se facciamo 300 metri, 500 metri, chilometro esagerando, arriviamo alle sponde del Po, piuttosto che in Minerpico sulla collina, e quindi ho già delle zone, ma sono tutte zone dove comunque possono essere sempre fruibili, ma non sono unione di collettivo, no? E quindi la differenza la fa questa, e questo è una sostenibilità che noi riteniamo che sia non solo la sostenibilità per il mantenimento verde di alcune zone e quindi l'ecosostenibilità, ma è una sostenibilità anche di altro genere, come ho espresso prima. Ecco. Il riunire la comunità. Sì. Tra l'altro abbiamo scoperto che San Raffaele Cimena ha un ecosistema, una fauna molto molto particolari, perché avete un microclima molto particolare. Ma sì, immagino che insomma sia un microclima, non voglio vantarmi di San Raffaele per questa cosa, perché ci sono magari altre zone collinari che hanno la stessa situazione, però essendo un luogo proprio molto particolare, che ha il bene e il male di entrambe le caratteristiche, cioè la collina da una parte e il fiume dall'altra, sicuramente è un habitat molto particolare. Oltretutto, da una ventina d'anni a questa parte, è diventato anche un habitat un pochino più particolare, perché c'è a Cimena, quindi da dove eravamo noi nel parco urbano, si contano 2 chilometri, si arriva nel finire del paese verso Castagneto Po e Chivasso, in una zona lungo il fiume, cioè quindi nella riva, nella sponda del fiume, e quindi tra la strada provinciale e il fiume, che è occupato da una grande estensione di risaie, e quindi nella risaia, nella zona umida, in questa zona umida si è creato anche lì un microclima particolare, già dovuto alla nostra posizione, ma in più a questo microclima che è decisamente particolare, perché poi nella risaia c'è tutto un suo ecosistema diciamo, di sostenibilità, dal pensiero che all'inizio le zanzare ci avrebbero divorato, invece ha un ecosistema che naturalmente si crea, e quindi la rana, l'insetto, l'uccello migratore, eccetera, che trova quest'habitat e va praticamente a rendere equilibrato e sostenibile il sistema. Chi si mangia le zanzare e chi si mangia le rane che mangiano le zanzare. Ecco, questo è un po' Bello. Progetti futuri, Ettore, che cosa c'è nella bacheca dei progetti futuri a media e lunga scadenza? Allora, forse anche tutto sommato breve scadenza, sempre nel filone della sostenibilità ambientale, chiamiamola, benessere, anche quello, è la questione di poter fare un piccolo tratto di pista, di percorso, non lo chiamiamo pista ciclabile, lo chiamiamo percorso ciclopedonale che unisce il comune di Gassino Torinese, che è il nostro poi confine verso Torino, diciamo, e fino da noi qui al centro urbano. Poi dal centro urbano si va già con un collegamento lungo e lungo attraverso le risaie, si va in un percorso ciclabile che c'è, tra virgolette, naturalmente sulla strada dell'Argine, del Po, del vecchio Argine. C'è già una pista, chiamiamola ciclabile, che la prossima volta dovremo portarci le biciclette allora. E quindi di lì
questo nuovo tratto, che è semplicemente un tratto che non è lungo, però tanto costa caro, però fortunatamente siamo stati con dei fondi regionali, siamo riusciti a ottenere parte di questo finanziamento per fare questo pista ciclabile lungo il canale Cimena. Il canale Cimena è questo canale artificiale che parte da San Mauro, la presa da poi finisce nel comune qui a fianco, che è Castagneto Po, e ha quindi la centrale elettrica a Castagneto, è in concessione all'Enel, però ci hanno concesso questa possibilità che, così come già San Mauro è collegato con Torino, è collegato con Moncalieri, quindi praticamente dalle Vallere fino a San Mauro e Castiglione un pezzo si riesce ad arrivare lungo il canale, dopodiché c'è il tratto del Torinese e lungo il Po, poi a un certo punto si riesce ad andare a San Mauro sul canale, si fa tutto San Mauro sul canale, si arriva a un pezzo di Castiglione, poi da Castiglione invece si va verso il Po e poi finisce a Gassino. A Gassino, anche Gassino ha questo progetto, però non è riuscito a finanziarlo, noi invece questo ultimo tratto riusciremo a finanziarlo e quindi daremo una prosecuzione a quello che è chiamiamolo il percorso ciclopedonale, che adesso poi ci sono altri percorsi verso la collina che poi uniscono i paesi della collina, che sono quelli con cui abbiamo vinto, diciamo, questi contributi che vanno a valorizzare anche in un percorso, chiamiamolo un pochino più, oltre che del benessere, anche un po' turistico, ma il turismo è benessere, no? Perché io se vado per turismo vado in una condizione già un pochino più simpatica. Sì. E anche lì c'è tutto un discorso che si apre, ma penso che oggi restiamo qua, quindi grazie mille Ettore e complimenti per questi progetti e per gli altri che verranno. Passo a Gemma, visto che abbiamo parlato di biciclette, visto che l'assessore ha lo sport, noi sappiamo che a volte quello che succede è che lo sport a livello di sostenibilità magari presenta dei punti critici. Penso che anche a volte la mountain bike è stata spesso per andare a disturbare anche dei siti, l'ecosistema, eccetera, eccetera. Quali sfide state affrontando a San Raffaele Cimena da questo punto di vista, lo sport e l'ecosistema? Ma sicuramente è sempre difficile avere questo connubio, proprio perché si devono andare a unire due mondi, no? Che sono poi i mondi dei forti naturalisti e i mondi invece di chi ama viversi la natura facendo dello sport. Quello che posso dire è che a grandi linee noi abbiamo un territorio molto come dire, movimentato. Non essendo solo un territorio di pianura, stiamo sviluppando anche la possibilità, andando a riaprire tutti quei vecchi sentieri che abbiamo riscontrato nelle vecchie mappe sia militari che civili, prima ancora che le strade venissero create, e dove abbiamo nel prossimo futuro l'intenzione proprio di utilizzarli per unire più paesi e creare dei percorsi cicloturistici che possano essere aperti, ecco, a tutti. Stiamo riscontrando, e noi abbiamo nelle nostre associazioni anche un'associazione che vive di questo, quindi di bicicletta fuori dal contesto urbano classico, quindi mountain bike, che ha un nutrito gruppo di ragazzini che vivono nel nostro paese oramai da diversi anni, quindi si sono abituati, ecco, ad avere questo connubio bici e movimento durante la settimana e il fine settimana. Sicuramente l'obiettivo che ci poniamo è quello di dare sempre più libertà e possibilità di muoversi sui nostri territori in modo sicuro, in modo chiaro. Siamo diventati un comune tabui, non so se avete presente questa società che sta muovendo tramite delle app il modo
modo molto grazioso informazioni sui territori e sui comuni, quindi aprendo il QR code si possono scoprire tutte le meraviglie di un paese che magari è sconosciuto, compreso anche tutti questi percorsi che possono essere inseriti sia pedonali, quindi sia a piedi, sia in bicicletta. Molto spesso si avvicina la corsa anche alle nostre colline. Vabbè, da poco siamo stati oggetto della Vuelta che è passata sul nostro territorio ed è stata anche questa una bellissima esperienza, perché comunque è una vetrina che ci può aiutare ad essere conosciuti e a far sì che gli appassionati anche di quello sport vedano il nostro territorio. Quindi dal punto di vista siamo aperti, ma soprattutto lo sviluppiamo nel quotidiano. I nostri paesani sono amanti, ecco, delle camminate e delle passeggiate in bicicletta. E Il MAB UNESCO che parlava prima Ettore, quindi quest'area che è entrata appunto a far parte del MAB, ci dà la possibilità di poter vedere tantissime persone passeggiare e muoversi proprio in bicicletta in queste aree meravigliose che sono tutte completamente naturali. E come devono convivere gli sportivi, quindi i ciclisti e i pedoni, come diciamo noi, è anche un lavoro di coordinamento tra le varie associazioni sportive, immagino, quindi anche Sì. qui come vi state muovendo in questo senso e che tipo di risposta c'è riguardo a tutti questi progetti? Allora, la cosa che fondamentalmente è molto bello è che tra di loro c'è una simbiosi pazzesca, ma non solo legato al classico lavoro di walking piuttosto che di cross, ma proprio tutte le associazioni sportive, qualsiasi sia l'orientamento, sfruttano il nostro paesaggio per abbinare anche alla seduta di yoga. Faccio un esempio: noi abbiamo una bellissima terrazza panoramica nel centro storico che non avete avuto il piacere di vedere domenica perché siamo rimasti nella parte bassa del paese, dove proprio insieme a Valeria questa primavera abbiamo fatto, diciamo, uno spot per capire se piaceva, ed è piaciuto moltissimo, appunto una passeggiata nei boschi, nelle zone alte, poi una seduta di yoga in una terrazza panoramica che guarda l'intera arcata delle Alpi e che si conclude appunto con un saluto al sole vero e proprio del mattino, che ha colpito tantissimi, tant'è che Valeria vuole crearne un progetto molto più ampio, proprio per unire più attività sportive, quindi più discipline sportive, legandosi appunto anche al cammino, alla conoscenza del territorio. Quindi questi progetti che stiamo facendo. Bellissimo, adesso abbiamo parlato di un progetto, Gemma, altri progetti futuri a breve e lunga scadenza che integrano proprio il discorso dello sport sul territorio e a livello dell'ecosistema. Allora, per quanto riguarda lo sport, stiamo cercando di sviluppare un progetto con il sindaco già da diverso tempo per poter ampliare anche gli spazi coperti, così da poter avere una sostenibilità, no? Nell'andare ad utilizzare costruzioni di ultima generazione, e la sostenibilità anche legata a quello che è l'aspetto energetico. Noi stiamo già migliorando tutti i nostri fabbricati man mano, con quanto possibile, perché sappiamo bene che i contributi pubblici non sono così semplici da attingere, no? Quindi bisogna fare progetti che a volte sono lunghi. Stiamo lavorando per il miglioramento della nostra palestra, che è quella ad uso scolastico ma che viene utilizzata anche dalle associazioni, con un ampliamento totalmente green, quindi verso quello che sono le nuove generazioni sia di costruzione che poi di sviluppo delle tecnologie. Quindi questo è il progetto che speriamo nei prossimi 2 anni di completare e di portare a casa. Per adesso ci stiamo lavorando sulla carta, ecco. Ottimo, ottimo. E sappiamo anche che siete degli appassionati di pallavolo. Sì. Ecco, benissimo. Mi ricordavo allora di aver visto i pallavolisti. E i nostri pallavolisti quali progetti hanno proprio all'interno della sostenibilità e di tutto quello che può essere la loro attività sportiva sul territorio?
Allora, sicuramente l'appoggio dell'SD Pallavolo, che è una delle associazioni storiche e che porta moltissimi tesserati, partendo dai più piccoli, dai 6 anni, sta lavorando insieme a noi proprio per cercare di sviluppare questo passaggio, come dicevamo, di strutture chiuse, perché loro hanno necessità, ecco, di avere una struttura coperta per poter sviluppare il loro lavoro. Negli ultimi 2 anni hanno utilizzato molto, ad esempio, il parco che voi avete visto, e si sono anche abbinati ad altre associazioni proprio per l'attività, diciamo, a corpo libero di preparazione. Nella loro idea nei prossimi anni c'è sicuramente quella di aprire e sviluppare l'attività anche a disabili, quindi portarci anche sul para e non solo appunto sull'atleta classico. Questo è uno dei loro grandi progetti che trovo sia meraviglioso. Meraviglioso, meraviglioso, l'integrazione proprio. Sì. Noi vi abbiamo visto molto attivi, infatti io proprio il ricordo è sia di Ettore che di Gemma che andavano in giro per tutto il parco, proprio anche su qualcosa di molto concreto, tangibile, quindi l'aiutare nella sostenibilità raccogliendo anche rifiuti o Certo. ecco. E quindi poi noi Gemma un attimino ci siamo scambiati, ho detto ma Gemma dice sì, bisogna dare l'esempio, quindi Certo. Gemma più che dare l'esempio lavorava proprio lei è l'organizzatrice sostanzialmente di quella festa, di quell'evento, e quindi in quel caso lei non solo organizza ma fa proprio, ecco. Io faccio più un lavoro di lavoro di concetto, poi ogni tanto mi capita di raccogliere i rifiuti anch'io, non dico niente, metto le mani, se mi devo sporcare le mani mi sporco le mani, però in questo caso bisogna dar merito a Gemma per l'attività che ha fatto per la festa e anche per tutto l'evento sportivo che è stato realizzato per la domenica. L'ultima domanda che rivolgo magari un po' a tutti e due e poi chiudiamo, a livello proprio di sostenibilità, nelle scuole avete dei progetti particolari perché siete talmente attivi, fate tante attività, quindi questa cosa viene anche, tra virgolette, proprio portata con dei programmi particolari a livello educativo nelle scuole, nei vostri istituti scolastici? Oppure Allora, diciamo che questa parte legata alle scuole è ovvio che quindi vuol dire che non è un'emanazione direttamente nostra, ma bisogna passare, come diceva, negli istituti scolastici e quindi avere a che fare con i dirigenti scolastici, con la dirigente scolastica, in questo caso uno, dove già loro portano avanti dei progetti generalmente di queste cose, ma li portano avanti in realtà con la maggior parte di queste della parte legata al sostenibile e con il consorzio di bacino che facciamo parte, e che è il consorzio di bacino 16, è un'area molto vasta, e quindi hanno questo collegamento diretto con coloro che praticamente si interessano dei rifiuti e quindi dell'ecosostenibilità di tutta questa parte. Tra l'altro noi insieme a alcuni comuni della collina, qui a partire da Gassino, Castiglioni, noi e altri 3 comuni della collina, Sciolse, Rivaldo, Cinzano, stiamo facendo i passi necessari per arrivare alla Tari puntuale, cioè a quello che è la tassa da raccolta rifiuti, non più solo su uno schematismo legato a superfici e a numero di abitanti, ma per portare avanti un discorso molto più, alla fine, difficile, perché devi iniziare a fare proprio un certo tipo ci impegnerà nei prossimi mesi, perché poi si arriverà poi dal 2027 in pieno regime a passare già a una tariffazione diversa, che vuol dire comunque un comportamento diverso, e quindi se la tariffazione diversa quanto potrà portare beneficio a livello di costi non lo sappiamo, ma questo serve per ridurre, insomma, per cercare di arrivare a quei canoni, quegli standard che sono previsti dalla normativa, e quindi noi come comuni di quest'area vasta siamo tra i primi che si sono resi disponibili nell'affrontare questa novità che però va nel solco di quello che è
la sostenibilità difficile subito da far entrare nella testa della gente, però che a lungo andare dà i suoi frutti, i suoi benefici, soprattutto al di là di quello che possono essere eventuali risparmi o meno, perché sui risparmi io ci credo pochino, dal punto di vista culturale, la questione di dover, sulla scorta di chi più fa rifiuto più paga, e quindi chi fa meno rifiuto e che più differenza meno paga, e questo può essere quella spinta spontanea o forse spintanea che porta però poi nel corso del tempo a crescere insomma un po' di sensibilità e quindi di futura cultura nel raccogliere i rifiuti e distribuirli in modo opportuno e sempre più differenziato. Ecco. Aggiungo, se posso, legandoci al tema del tenere puliti il nostro comune, ecco, che ci teniamo molto, e che con i ragazzi delle scuole si collabora con l'Istituto per le giornate di Puliamo il Mondo, a cui noi aderiamo sempre e dove sempre c'è un bel riscontro da parte anche dei più piccoli, quindi questa è una cosa che trovo sempre molto, molto bella, ecco. Grazie. Grazie a voi. Siamo felici di avervi intervistato, di avere scoperto veramente la dinamicità di un comune che si impegna ad ogni livello, quindi dal punto di vista legislativo, dal punto di vista delle ordinanze, dal punto di vista pratico, quindi sia partendo dall'alto che dal basso, proprio per promuovere la sostenibilità, e chiaramente questo porta al benessere di tutta la comunità di San Raffaele Cimena. Quindi Sindaco Ettore e Gemma, Assessore allo Sport, vi ringraziamo veramente tantissimo. Grazie a voi. Gli ascoltatori anche che seguiranno questa intervista, e arrivederci a presto. A presto. Al vostro fianco, quindi informateteci, keep in touch, restiamo in contatto proprio per sostenervi ulteriormente su questi progetti a livello del vostro comune e della vostra comunità. Grazie. Perfetto, grazie mille. Grazie mille a voi. Grazie, buona serata. Buona serata.